Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi dipingerò una succulenta ad acquarello. Per questo progetto ho voluto utilizzare la tecnica del bagnato su bagnato. Quindi la prima cosa che ho fatto, dopo aver messo lo scotch da mascheratura, è stato bagnare il foglio, bagnarlo parecchio. Come vedete è tutto ondulato. Perché ho fatto questo? Perché così posso passare la prima mano di colore e dandola in maniera più uniforme. In realtà si potrebbe procedere anche in un altro modo, cioè bagnando una superficie più piccola, ad esempio in questo caso in cui dobbiamo dipingere una succulenta è formata da diverse foglie. Potremmo anche dipingere una foglia per volta, quindi bagnando soltanto la superficie delimitata dalla matita. In questo modo però se siamo alle prime armi magari cosa succederà? Succederà che tra una foglia e l'altra potrebbero crearsi delle piccole aree senza colore oppure delle aree differenti dalle altre per gamma di colore, soprattutto se il progetto viene portato avanti per più giorni. Magari non lo dipingiamo tutto nella stessa giornata, non ci ricordiamo quali sono i colori che usiamo che abbiamo usato la volta precedente e quindi si vengono a creare delle piccole discrepanze che a livello visivo potrebbero essere diciamo disarmoniche. Invece in questo caso noi passiamo direttamente tutta la superficie con una prima mano di colore usando sempre gli stessi colori più o meno. Poi ovviamente vanno ripassati i petali, ma a quel punto, avendo dato già una prima mano uniforme, ad esempio in questo caso ho usato un verde, il dipinto in automatico viene a essere più armonico dal punto di vista del colore. Quindi questo per dire che vi sto già dando un primo consiglio ad acquerello: è bene sempre dare un colpo di colore, quindi una mano di colore ultra leggera in un colore appunto uniforme su tutta la superficie, perché l'acquerello dipingendo strato su strato e velatura su velatura, comunque quel colore che abbiamo dato all'inizio, in questo caso il verde, si viene a mescolare con tutti gli altri. Questo fa sì che il dipinto dal punto di vista visivo sia molto armonico e risulti naturale. Provare per credere. Se invece come dicevo prima si fa una parte per volta, o vi ricordate la palette di colori utilizzata oppure si può anche fare in un altro modo. Ad esempio si può dare una prima mano come ho fatto io con un verde, poi si lascia asciugare la superficie. A quel punto allora si può fare anche pezzo per pezzo. In questo caso io ho voluto fare appunto invece proprio un acquerello bagnato su bagnato, quantomeno in questa prima parte. In questa fase già sto ritornando sulle singole foglie dando altre mani di colori, ma soprattutto rifinendo i dettagli. Questo sarà un lavoro lungo e di pazienza, perché andremo a definire petalo per petalo. Altro consiglio che voglio darvi è quello per le ombre. Le ombre vi consiglio sempre di farlo, e questo vale per tutta la pittura, quindi non solo ad acquerello, sempre con il colore complementare. Quindi le foglie verdi andremo a dare un po' di rosso, per le foglie rosa andremo a dare un po' di verde e così via.
In questo modo avremo delle ombre naturali e mai, diciamo, finte, oppure troppo nere, perché come ho detto anche in altri video, io il nero non lo do mai, non lo uso proprio. Al massimo uso le terre, ma per le ombre difficilmente, perché mi piace più creare le ombre con i colori complementari. Il terzo consiglio che vi do è quello di dare sempre le pennellate nel verso di quello che stiamo dipingendo. Quindi stiamo dipingendo dei petali, andremo sempre a dare il verso della pennellata dal centro verso l'esterno della pianta e viceversa. Non bisogna mai fare dei tratti diciamo obliqui o orizzontali al verso della foglia. Per questo acquerello in particolare ho usato sempre la carta Bong, in questo caso liscia, poi ho usato come acquerelli gli acquerelli Shinan Pass, acquerelli coreani, che io amo molto perché sono acquerelli ibridi, quindi una via di mezzo tra l'acquerello tradizionale e la gouache. Che cosa vuol dire essere ibridi? Vuol dire che alcuni colori sono coprenti, come la gouache, ad esempio il bianco ovviamente, ma anche altri colori. Ad esempio c'è un turchese molto chiaro, un verde molto chiaro, un lilla, eccetera. Poi farò un altro video in cui farò una recensione completa di questi acquerelli e vi dirò bene tutta la cartella colori come si compone e quali sono i colori coprenti e quali no. Con questi colori però, come vedete, si possono veramente dare degli effetti molto belli al dipinto, soprattutto appunto per dare dei punti più chiari. Il quarto consiglio che voglio darvi invece è per ottenere delle sfumature, delle gradazioni di colore senza interruzioni. Allora, come potete vedere, quando do l'ombra la do con il colore più persistente, ovviamente vicino all'attaccatura o sotto il petalo che viene sopra. Poi però sfumo sempre solo con l'acqua fino a coprire tutto il petalo, questo per evitare di far venire delle righe, diciamo delle scalature di colore. Questo potrebbe essere una cosa anche bella, nel senso dipende da quello che è il vostro stile. Il mio, io sono abituata così, non sono abituata a fare questi gradini di colore e quindi a me piace dipingere tutto il petalo, farlo risultare più scuro dove c'è da scurire, ma lasciarlo invariato per il resto della superficie. Qui ora si va avanti fino a fare ogni singolo petalo, quindi dipingerlo per bene, dando tutte le ombre più scure vicino all'attaccatura dove c'è bisogno e eventualmente schiarendo dove c'è più luce. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a mettere un like, a iscrivervi al canale e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao!